La giornata è uggiosa, non posso andare al mare e quindi ho deciso di fare una buonissima torta. Andrò a preparare la Key Lime Pie. Questa è una ricetta delle Keys. Le Keys sono tantissime isolette che dal largo della Florida si vanno a estendere nell'oceano come se fossero una collana. Queste piccole isole sono unite da ponti, quindi con una macchina si può arrivare dalle coste della Florida fino all'ultima di queste isole che prende il nome di Key West. Proprio a Key West io ho assaggiato per la prima volta la Key Lime Pie, buonissima. Ora vi chiederete perché in un canale di cucina italiana noi andiamo a fare una torta americana. Semplicemente perché anche noi abbiamo una torta simile che si chiama meringata al limone e poi perché gli ingredienti sono ingredienti che possiamo trovare ovunque nel mondo, quindi anche in Italia. Abbiamo bisogno dei lime. Non avete i lime? Va benissimo anche il limone. Io l'ho fatto tante volte anche solo con il limone. Fare questa torta è veramente molto semplice. Abbiamo bisogno di un guscio esterno e lo andremo a realizzare esattamente allo stesso modo di quando vogliamo fare la cheesecake. Molto molto semplice, quindi biscotti e burro. All'interno gli americani mettono del latte condensato, mettono le loro schifezze, noi invece andremo a utilizzare qualcosa di molto salutare, quindi dello yogurt compatto e poi andiamo a utilizzare della robbiola. La robbiola ci dà quel sapore un po' acidulo ma non tanto acido e io andrò a utilizzare la robbiola senza lattosio, per cui lo yogurt ha pochissimo lattosio, la robbiola non ce l'ha proprio perché è senza lattosio e quindi andiamo anche a ottenere un dolce che tutti possono mangiare. Sopra andiamo a mettere la meringa e questa sarà una meringa cotta, una meringa italiana. La meringa viene fatta con i bianchi d'uovo. Questi sono dei bianchi d'uovo che io avevo nel congelatore, mi sono avanzati da altre ricette. Quando mi avanzano io lo copro, lo metto nel congelatore e lo tengo sempre disponibile. Questi adesso aspettiamo che si scongelano. E abbiamo tutto il tempo perché lo yogurt deve essere colato. Questo è già uno yogurt compatto, quindi potrebbe già andare bene, però a me piace che il ripieno non deve essere troppo acquoso e quindi questo lo vado a mettere in una fuscella e lo tengo poi per qualche ora a perdere tutto il liquido in eccesso. Mettiamo sul fondo della ciotolina un foglio di carta assorbente, mettiamo la nostra fuscella sopra e ci versiamo lo yogurt. E quindi noi ci vediamo dopo. La base della Key Lime Pie è uguale alla base della cheesecake. Quindi andiamo a frullare i biscotti, questi sono dei biscotti frollini. E aggiungiamo il burro fuso. I biscotti così frullati li andiamo a mettere in una teglia con il fondo rimovibile. Con un pestacarne andiamo a pressare i biscotti e per il bordo ci aiutiamo con le mani. La base è pronta per andare in forno, la tengo per un quarto d'ora a 150 gradi, poi la tolgo dal forno, la faccio raffreddare e nel frattempo che si raffredda andiamo a preparare la crema di formaggio al gusto di limone. Priviamo il lime della scorza e la andiamo a tritare con 50 g di zucchero. Per la crema nel bicchiere andiamo a mettere lo yogurt greco. Questo l'ho fatto un po' sgocciolare, quindi è molto più compatto rispetto a quello che si trova normalmente nel vasetto. E aggiungiamo anche una robbiola. Se non avete la robbiola potete utilizzare un qualsiasi formaggio fresco tipo Philadelphia. Uniamo 3 uova. Lo zucchero al profumo di lime.
e andiamo ad aggiungere anche un po' di succo di lime. Riempiamo il guscio e andiamolo a rimettere in forno per un quarto d'ora. Intanto che la torta cuoce, nella planetaria andiamo a montare gli albumi. Nel frattempo ci spostiamo al fornello e andiamo a preparare lo sciroppo. Mettiamo un pochino di acqua e lo zucchero. Facciamo sciogliere lo zucchero e poi portiamo a bollore. Deve bollire fino a quando il colore dello sciroppo non diventa leggermente paglierino e si formano in superficie delle piccole bolle. Lo sciroppo è pronto, andiamolo a versare sugli albumi. Per ottenere la meringa italiana dobbiamo andare a versare lo sciroppo bollente sugli albumi che stanno montando. Un poco alla volta. E quando la meringa è fredda possiamo smettere di montarla e possiamo andarla a mettere sulla torta. La possiamo andare a rimettere in forno, questa volta però il forno deve essere a 100 gradi, giusto per far dorare lievemente la meringa in superficie e per farla finire di asciugare. Poi questa torta va messa in frigorifero per almeno 4 ore, prima di poterla mangiare. La key lime pie è pronta per essere mangiata. Prima di mangiarla conviene tenerla in frigo per qualche ora, 4-5 ore vanno ancora meglio, però se non potete resistere come ho fatto io, in 2 ore comunque si raffredda. La base di biscotto sotto, il ripieno morbido e la meringa. Buonissima, esattamente uguale a quella che ho mangiato in Florida.